Ciao, benvenuto sul Non mi dire. Ti capita di ricevere qualche mail che presuppone un appuntamento e che poi ti metti lì manualmente a trascriverlo? Trascriverlo su Google Calendar, perché dico Google Calendar? Perché Google Calendar è praticamente integrato all'interno di Gmail. Che significa integrato? Che praticamente con un solo clic tu puoi prendere quell'email che ricevi, trasformarla in evento e subito hai il tuo appunto per il tuo appuntamento. Rimani qui con me fino alla fine del video e ti mostro come si fa. È molto semplice e ti potrà essere molto utile. Come abbiamo sempre fatto finora, apri il tuo Gmail, selezioniamo un'email. Ci sono due strade per poter fare una cosa del genere, sono entrambe semplici. Allora, selezioniamo l'email. Io qua ho scritto l'oggetto invito. Ciao, ti invito a iscriverti al canale e mettere like il giorno 10 settembre alle ore 12. Tu se lo fai prima è meglio. Allora, 3 puntini, crea evento. Ecco qui che si apre la pagina di calendar, dove tu qua potrai gestire tutto l'evento, ok? Il giorno, gli orari, la fine in cui finisce l'evento. Qui praticamente calendar ti dà come predefinito un incontro su Meet, ok? Quindi quando tu devi fare qualche call su Meet, in questo caso calendar non è configurato, diciamo è ancora nella sua fase predefinita, tant'è vero che le notifiche ne porta una sola di 30 minuti e anche come il colore sul calendar. E poi il corpo del messaggio viene riportato qui nella parte della descrizione, come puoi vedere qua, vedi? È lo stesso corpo del messaggio. Qui ci sono gli invitati. Come puoi vedere qui è scomparso un asterisco, perché? Perché l'indirizzo email, quello lì che abbiamo creato in passato in quell'altro video che utilizziamo per di test nei nostri video, non fornisce la possibilità di visualizzare il calendario. Considera che questo indirizzo email è colui che ha inviato l'email, quindi per questo che viene segnalato, e quindi io non potrei invitarlo perché qui c'è la funzione invita. Però diciamo che questo è il calendar, che è un software a parte, possiamo dire. Anzi no, è un software a parte e che magari, se ti può interessare, lascia un commento e posso anche spiegarti il suo funzionamento. È molto semplice, però può fare tantissime cose, anche lavorativamente parlando. Quindi ritorniamo a Gmail. In questo modo io posso creare l'evento, faccio salva e l'evento si crea all'interno del calendar di Non mi dire, dell'account Non mi dire. Ecco qua. Allora, era successo un attimo un'interruzione video, vabbè, nulla di che. Allora, un'altra strada che possiamo utilizzare per poter, possiamo dire, dare direttamente, fare un passaggio diretto da Gmail a calendar per l'evento. Apriamo sempre l'email. Qui a destra puoi vedere le solite iconcine dei programmi che si possono integrare in Gmail. Calendar, questo qui, ci clicco e si apre il calendario. Ora, quando vado ad aprire il calendario, nel momento in cui vado col tasto destro, ci clicco sopra con il tasto sinistro, mi esce direttamente diciamo la predisposizione all'appuntamento.
che qui poi ovviamente devo andare a modificare. L'unica cosa che si riporta qui è l'invito, cioè sarebbe l'oggetto dell'email, a differenza di quell'altra opzione. Quindi tutto quello che poi devo andare ad aggiungere, il corpo o anche qualsiasi altro tipo di cosa, lo devo fare manualmente. Questa è l'unica differenza, però come hai visto si porta il contatto tranquillamente all'interno del calendar. Ecco fatto. Come puoi vedere sono stati pochi semplici passaggi veloci che ti possono aiutare per poter rapidamente fissare un appuntamento nella tua agenda. Non c'è cose molto complesse da poter fare, però ti può aiutare nella complessità di gestire i tuoi appuntamenti. Se questo video ti è piaciuto, non ti dimenticare lascia un like, iscriviti al canale così da potermi aiutare e niente, condividi il video con chi può interessare questo tipo di informazione e rimaniamo in contatto su YouTube in modo tale che non ti perderai i prossimi video che andrò a proporre. Grazie per essere arrivato fin qui e ciao!